Gelem, gelem, lungone promesa. Maladile, bahtale romența. Oai șavale, oai romale. In anno 100, arrivato Traiano della Roma in nostro paese che si chiamava Dacia. Sì. Non parlo bene italiano, lo so, lo so, storia del mondo, di tutti i paesi. Ha fatto la Tevereo, arrivato con tutto le militari, le soldati di lui, Traiano della Roma, e ha cucerito la Dacia. E dopo questa si chiamava Romania, quella Dacia, il nostro paese vecchio. E tutte queste cose, e perché siamo fratelli di lingua e cultura. Quelli romani della Roma, Traiano le ha dato terra e ha parlato: voi non mai siete buoni adesso delle soldati, e state qua, siete vecchi e vi sposate con questi donne delle Dacia. Si è fatto delle Dacia romani, e per quella siamo fratelli di lingua e cultura. Sono di 10 anni qua in Italia, sono separata di 3 anni, c'è un figlio che va a scuola e abito qua, dico, questo campo di 3 anni abito. Mia vita, vi dico la verità, sta un po' più brutta perché non c'ho lavoro, non c'ho niente, vado agli immondizi, mi aiutano le persone qualche volta e questa è la mia vita. Non c'ho la casa alla Romania, per questo abito qua, perché sta un po' più meglio in Italia. Mi va a fare con 3 euro, 2 euro, che prendo pane per bambini, per tutto. Vieni dove torno, vedi qua. Andato qua, dopo ho cambiato qua. Vedi, tutto qua. Dove dormo qua. La sera non c'è porta, non c'è niente. Tanto chiedo dove dormo, da morire, posso morire, non c'è problema. A tutti gli anni posso morire, ma perché morire così? Ha tutto bene, tutti i soldi, tutte così, non c'è problema a capo. Di morire non c'è problema, Gesù è grande, Gesù mi ha trovato Gesù in cielo. Quando Gesù mi prende mi dice che vedi come dormo. Gesù mi prende tutto. Gesù grande per me, non c'è nessuno, né bambini, niente, solo Gesù. Non potrei dire, c'è la mamma, ti posso con plamone, e tu plamone mi ha abbracciato plamone. Non ci posso mai sopportare più. Tutto qua, vedi qua. Di sera dormo qua, non porta qua, non è zero. Che va a fare? Tutto così capo. Questa c'ha 2 settimane e l'altra c'ha 1 anno e 1 settimana.
Hai partorito in casa? No, una è partorita al policlinico e una al Carbonara. Sono stati bravi i medici con te? Sì, sì. Nome Minea, prenome Ion, funzia presidente. E qua sono il numero delle carte di identità. E qua guarda, presenta l'estimazione, servire delle purtatore, non lo so, questo a scrivere in lingua română. Prezenta l'estimație dă purtătorului toate drepturile și obligațiile ce derivă în calitate de cetățean român și membru al formațiunii reprezentante și reprezentativă a romilor în Parlamentul României. Guarda? Sì. Parlamentul României. Zingari stanno morendo di fame, di freddo, di sporca, di questa non è una vita. Cosa fai nella vita? Lavori? Posso, ma non posso fare lo che voglio. Cosa vorresti fare? Ce vrei să faci? È segreto. Come mai? Voglio farci altra sposare. Beh, hai 3 belle figlie. C'è 5. 5 e altre 2 bambine. Sì, una da 18 e un ragazzo da 24 anni. Sono qui in Italia? A Roma. La ragazza è la Romania, ma lui a Roma. De ce? De internazionale. Come ti chiami? Sonia, Quanti anni hai? 12 e mezzo. Vai a scuola? Sì. Che classe frequenti? 6. 6. La prima media? Seconda media? Ho fatto la quinta e ora faccio... La prima media. Sì, la prima media. Dove vai a scuola? A Bitonto, a Bari? No, A Italia. andavo a Torino. A Torino. Sì. Quindi qui adesso a Bitonto non vai a scuola. No. Avevi amiche a Torino? Sì. Cosa facevi con loro? A cosa giocavi? Nascondino, 1, 2, 3 stella. Quali materie a scuola ti piacevano di più? Italiano e matematica. Andavi bene? Sì. Che voti prendevi? 8, 9. Ah, quindi eri davvero bravissima. Sì. Mi chiamo Denis, ho 7 anni, mi piace la scuola, mi piace il calcio e la materia mi piace matematica. Per mio bambino che devo dire, mi piace questa vita perché voglio qualcosa per il mio bambino, per avere una vita un po' più meglio. Va a scuola, sta bravo, non lo so che devo dire. Con questa situazione sta molto brutta. Noi gli rumeni stiamo... Ma se ci fosse la possibilità di avere una casa vera, accetteresti? È normale che accetteresti, per mio bambino, non per me. Io ho questa vita che ho 30 anni, non ho la casa, non ho niente. Solo è il meglio per mio bambino, non voglio niente per me. È normale che accetto tutta la possibilità che mi danno. Se anche un pane se mi porta qualcuno è €1, sta meglio per me. Che lo so che prendo un panino per mio bambino. È orgogliosa di suo nipotino? È orgogliosa? Orgoglioso, ce l'ha bene Sì, nel sì. cugino. Sì.
ce l'hanno tanti nipotini. Ha detto che non c'ha soldi per vivere bene suo nipotino. Ma Dennis farà Ce strada. l'hanno tanti nipotini, bella. Și lui e bella, brunetto, bella. Sono asiatico. Ce l'hanno tanto figli, ce l'hanno 10 figli, bella, tutti. Tutti cu ochi azzurri, tutti bella, asta e figlia mia. Tutti mai bella ca lei. Masco, tutti femmini. Quanto riesci a racimolare ogni giorno? Che cavolo, soldi per mangiare. 3, 4, 5 euro. 15, 17 euro, Riesci a comprare del cibo qualcosa per sì. mangiare. Raccontaci come fai i tatuaggi. I tatuaggi? Come si fanno? Come si fa? Come fai i tatuaggi? Prima un'applicazione. Fai il disegno e poi, E dopo, e sì. poi metti l'inchiostro. Sì. Hai imparato da solo a fare i tatuaggi? Sì, ma altre ragazze quali sono nasciuto per questa. Ma io l'ho fatta per soldi, a Roma. Era in 25, nel 2005. Ma che hanno detto io? È poco soldi quando lo fai a Mozia. Cerco di tatuaggi. Hanno preso un apparato. Questi colori e il touche. Questo è un gel per imprimare il disegno. E facciamo tatuaggi. Ma non lo riusciamo. Ma no, non facciamo tatuaggi alle ragazze fortissimo, perché mi ammazzano. Facciamo a quelli quali, capisci? Sì. Era bambini, là. E E dopo 5-6 anni facciamo tatuaggi bene. Ma no come quelli professori, capisci? Ma lo fai quello tatuaggi. sul volto te lo sei fatto tu, quello lì? No, l'ha fatto un ragazzo a Roma, a un salone, ma no, non era un maestro. Anche io non sono maestro, ma lui lavorava in salone, ma lavorava in un salone. Ci puoi far vedere il tatuaggio sul braccio? Quello che hai sul braccio, qua. È mia figlia, Giulia. Giulia, il nome di tua figlia. Sì. Anche i tatuaggi di tua moglie, li hai fatti tu, quelli a tua moglie? Sì. Sono molto belli. No, perché quelli erano di prima, primo miei tatuaggi, che la gente non veniamo a me, che diceva che non lo so, fai bene, ma io le hanno fatto lei e dopo la Mi hanno fatto io personale solo, con mio mano questi mio nome e qua il nome di una ragazza quando ho fatto giovane, a 20 anni, e qua un'altra ragazza. Hai servito l'esercito sovietico? No, esercito rumeno, Rumeno. mio paese. Ho fatto 1 anno e 4 mesi di esercito. Ho fatto un buon soldato con grande disciplina. Quindi sabato vai in Romania Sì, a trovare i tuoi figli. per loro che hanno fatto un po' di vestiti, di roba e li portano. Cosa porterai loro? Cosa hanno trovato alla mondizie? Vado e provo, ma mi portano le persone,
vestiti, quelli. So, porti dei soldi a loro. È stato questa pioggia e non ho lavorato neanche. Lui è tuo figlio? Sì, vedi. Eccolo. Quanti anni ha? Ha 20 anni adesso, fa il 16 maggio. E studia in Romania? Sì, eccolo. Sono molto agglomerato perché ce l'ho un figlio alla carcere. Tuo figlio è in carcere? Sì. Perché? Rubato Dove? da Roma. A Roma. Cosa ha rubato? Non lo so, ma non mi parli. Non ci parli con tuo figlio? Non mi ha parlato in lettera che ha rubato. Mi ha parlato, hanno rubato. Solo queste parole. Non ha parlato, hanno rubato quelle cose. Sono di 3 anni e mezzo in carcere. Parla dei zingari cattivi, non sono cattivi solo la zingari, sono cattivi la rumeni, e la italiani, e la cechi, e la sloveni, e la spagnoli, e la tedeschi. In paesi dei tedeschi sono i di loro cattivi, in paesi della Romania sono i di loro cattivi, in paesi della Italia, Repubblica Italiana, sono i di loro cattivi. Solo zingari sono in carcere, no, sono italiani, sono cechi, sono polacchi della Polonia, sono tutte persone, sono furbi, non solo noi zingari. Quando io vado adesso per rubare la mangiare, mi prende la polizia e mi vado alla carcere. Quando questi delle associazioni rubare con le documenti, delle pieno rubare e non li mai prende niente, polizia niente, mi dispiace. Siamo in disastro criminale. Tutti i zingari che stanno in Italia, che stanno in Francia, che stanno in tutte le cose. Perché non si fare niente per noi? Sono disinteressanti. Tutti quelli delle europee, comunità europee, sono molti disinteressati. Perché? Perché quando ho fatto 1 milione a un'associazione in territorio Repubblica Italiana per fare vedere per interesse che hai fatto con questa 1 milione. Hai pagato mangiare per zingari? No, l'hai mangiato tu. Berlusconi ha fatto tanto condanne. Lui tutto è presidente della Romania. Non la Romania, la Italia. Noi il prego è presidente. Io non voglio parlare brutto per lui, perché lui è tanto, ha fatto tanto ha sbagliato. Și noi sbagliamo, dar noi sbagliamo pentru un polo, facem tanto carcere. Lui ha sbagliato Berlusconi tanto, n-a fatto un giorno di carcere. Io vedo un rom gay, non che lo mazza, lo picchio forte e lo mando via. Perché? Perché a noi non esiste così la nostra nazionalità. Un rom gay. No. A noi è più grande il mondo di vergogna. La donna, ad esempio, è puttana, è bastarda. Non è grave la possibilità, perché è donna, ma un uomo è una legge che non ne permettiamo noi. Io, ad esempio, anche che non lo conosco e vedo che parla romeno o zingara, io lo picchio. Io dico, tu dove sto io, tu non puoi stare più.
perché vengono altri, lo vedi, dici come puoi stare con questa insieme? Hai capito? È una grande vergogna questa. Quando a fost la comunismo, noi zingari n-am fatto la limuzină. A fost presidente della Romania, Repubblica Socialistă Romania. Așa chiamato fa 25 anni. Repubblica Socialista Romania. E presidente de Repubblica a fost Nicolae Ceaușescu. Questo a fost un uomo dritto, un uomo buono che ne ha dato di lavoro, ne ha dato le case, ne ha dato le appartamenti, ne ha dato le diritti normali, non ne ha fatto zingari, niente, ha parlato in lingua romena e non posso parlare in lingua italiana, fără deosebire de naționalitate. Nu fai deosebire de nazionalità. Ha fost molto buono questa presidente, Nicolae Ceaușescu, ha fost di lavoro. Quando s-a fatto una rivoluzione, credo che rivoluzione organizzata, în 1989, dicembre, luna dicembre, credo che ha fost una rivoluzione organizzata di qualcuno che ha fost grande, con grande mente. L'ha dato giù questa presidente Nicolae Ceaușescu della Romania e dopo questo ha parlato Romania libero e dopo questo ne ha preso la casa la Romania libero, democrazione, ne ha preso l'appartamento fuori, hanno mandato via fuori in Europa e adesso guardani fare la limusina, per favore dammi 10 centesimi che non c'è mangiare. Adesso mangiamo una volta al giorno, non c'è di pulire, non c'è niente, siamo barboni, come sono le barboni. Ne ha fatto molto male questa democrazione. Elena, da bambina, cosa sognavi di diventare? Non sognavo niente per diventare, solo che volevo una famiglia molto sincera, una casa più stretta, per andare a lavorare comunque cosa, non importa il lavoro. Non c'era un mestiere che ti piaceva? Era normale, volevo diventare assistente per il dottore. Ah, infermiere? Infermiera, sì. E poi non hai potuto fare la scuola per infermiere? No. E se ci fosse oggi la possibilità di fare questa scuola, la faresti? È normale, con tutto piacere la facevo. Lo sapevo che non abitavo questa situazione e aiutavo anche le persone. O dorință mare a mea ar fi ca să turnăm noi țiganii un film, ca eu să fiu regizorul acestui film, iar jucătorii să nu fie actori de la cinema, de la casa de filme. Să fie tot din rândul țiganilor care știu să citească și să scrie, că țiganii sunt foarte inteligenți, să turnăm un film care să fie din vechi și nou, din vechea viață și din noua viața noastră, să arătăm totul, să arătăm și obiceiurile noastre, să arătăm cum se face nunțile noastre, să vadă tot poporul. Hai mai avuto un sogno da bambino? No, mai mi ricordo io. Non hai mai voluto diventare astronauta, scienziato? Volevo essere uno che lavora in Parlamento a fare la giustizia, ma non è possibilità. Non hai avuto possibilità di studiare? Sì. Perché a noi pure la scuola si paga. Ma hai frequentato almeno le elementari? Sì. E poi quando ti sei fermato? All'otto classe.
Cioè le scuole medie. Avresti voluto fare le superiori? Sì. Che tipo di superiori? Uno che può avere un po' di... che guadagna, un lavoro che guadagna. Legge. Sì. No avvocato, volevo essere un poliziotto, ma... Un poliziotto, come tuo figlio. Non sono stato io possibile mio figlio e il Dio lo diventare il suo sogno. Lo stai aiutando economicamente? Sì. E noi non abbiamo prima le possibilità per andare avanti. Ma ora possibile. Gelem lungo ne dromesa, maladile bahtale romenza. Dico per noi, la nostra famiglia, cosa hanno fatto quando è morto mio padre. Nel 2013 lui è stato il primo malato. Ha mangiato un po' di dall'orecchie di maiale e era indimastico e non poteva andare avanti. E le ha fatto una, come si chiama, qua dentro, le ha fatto una Tracheotomia. cicatrice di sangue e così lui non può andare avanti. E poi io stavo in Italia, sono andato in Romania, ho preso tutti i bambini, sono andato in Romania. Mio fratello non stava primo, era in Germania, era incarcerato in Germania. E poi ho parlato con il dottore, mi ha detto il dottore più di 2 o 3 mesi no. Mi sono sentito già che si è girato il terra con me, non mai capivo niente, non sapevo niente di me. Non mi interessa niente, solo che pensavo solo a mio padre, perché il nostro padre è stato unico nel mondo, che è stato, lui è stato in tutto il mondo in Romania, pure fuori di città romena, che quando erano le intighe grandi si mazzavano, si tagliavano, si gridavano, lui andava, parlava e faceva la pace. Era solo il mondo che aveva il parlare che parlava e rimaneva tutte le persone così, non poteva fare niente quando lui parlava. Poi siamo cominciato a costruire una casa in cimitero dove stava suo padre e sua madre. Sotto come una casa costruita sotto terra, non è terra vuota, il cemento, faianze, tutto giù. E di sopra loro hanno messo, hanno fatto una casa 4x4, ma chiusa bene ermetica il muro, come questi a pezzi. Cemento o in muratura? Sì. È uscito mio fratello e aveva condanna a 4 anni e lui con il mese avanti a morire mio padre e lui ha sognato il Cristo. Gli ha detto il Cristo, vedi che tuo padre è malato, lui stava in Germania in carcere, tu mai stai una settimana e te ne vai a casa. L'ha sognato e così è stato. Fra una settimana è uscito fuori dal carcere. 3-4 mesi ha fatto, è uscito. E poi è morto il 10 febbraio 2014. Era un grande dolore per noi, per tutti, perché lui aveva un grande popolo. Noi abbiamo il grande popolo che ha solo i parenti, nepoti, cugini, siamo più di 100 persone. La nazia di mio padre.
Erano più di 300-400 persone dentro di mio padre. E lunedì, martedì, mercoledì, giovedì siamo andati a metterlo in cimitero. Ma oggi ho pianto 3 volte. Non passa il giorno a non piangere il padre. Noi quando muore uno, noi prendiamo la musica, una formazione di musica, 3 giorni, 4 giorni, quanto sta, la musica canta, si paga la musica, si fa si tagliano le maiali, le pecore, alcol assai, whisky, birra, vino, la grappa romena, la Coca-Cola, la aranciata, l'acqua minerale, acqua potabile. Si vanno più di 10-15 mila euro solo quando lui sta in 3-4 giorni. Se ne vanno più di 10-15 mila euro. Le spese che... E in più c'è da pagare il cimitero, la realizzazione del mausoleo in cimitero. Sì, si paga prima quella, il posto che lo prendi dal parente e poi cominciano le, non so come si dice a voi, a noi si dice comana. Nel 9 giorni si fa una festa di morto, 6 settimane, quella è grande che al 6 settimane lui si alza in cielo. Mama, pentru amore nu stai bine. În iubire nu stau bine. Nu. Uite, l-ai avut un amic, un finanțatul, l-ai separat. Am despărțit de el. Te-ai despărțit? Uite-l. Așa să spun, te-ai despărțit. Uite, tu ești asta, că ai ochii verzi. Ai luat un dar, dar l-ai dat la spate darul ăsta, nu mai te interesează de darul ăsta. Dar tu ești tristă ești pentru despărțirea asta. Pentru despărțirea asta. Vede, Ioana, te fac vederea așa cu o zi cum cade, vede? Da, am văzut. Tu rămâi singur. Nu ești furtunată în amor. Nu. Știi de ce? Ăștia amicii tu, Da. nu pot să vorbesc mult cu Nu, noi. puteți să ziceți, nu zic nimic. Tu ai niște fermeci în față. Nu sunteți prima care mi-o zice. Nu vreau să te... Nu mă interesează că-mi dai, că nu-mi dai. Dar tu, pentru soarta asta, nu-ți cade bine. Un om brunet care a vrut să facă un drum aici lung, la tine, dar nu vine acum. L-a dat la spate drumul ăsta lung. Quella si chiama sciminè, E cosa significa? che fa il fuoco. In romena si dice soba, in zinghera si dice soba, in romeno si dice sciminè. Questa è ardei. Peperoni. Picant. Questa è ardei. Questa è mustar. Am bine murada. La mustar. Mettiamo un po' di mustar. Așa. Bun. Ardei, peperoni e mustar. Picante. Brucia. Da.
E più tardi mi faccio la fasole. E cosa sarebbe? I fagioli. Fagioli. Con salsicci. Să audă poporul tău, să audă de Dumnezeu, să audă toată lumea, Doamne, de puterea Ta. Căci tot ce pe pământ este goană Tu pe vânt, că ce am rătăcit, Doamne, goană Tu pe vânt. Să audă poporul Tău, să audă de Dumnezeu, să audă toată lumea, Doamne, de puterea Ta. Să audă poporul Tău, să audă de Dumnezeu, să audă toată lumea, Doamne, de puterea Ta. Căci tot ce pe pământ este goană Tu pe vânt. Să audă poporul Tău, să audă de Dumnezeu, să audă toată lumea, Doamne, de puterea Ta. Slăvit să fie Dumnezeu și Hristos. Nu. Buongiorno. 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 Quanti anni c'hai? Io 17. Aspetta. Anni tu? Che nome c'hai? Francesco. Che lavoro fai? Il videomaker.